L'ispirazione principale è il contesto della zona. Ci troviamo a Nova Levante, che è in mezzo alle Dolomiti, è una zona molto alpina e la ruvidità delle Dolomiti, i loro colori, la loro materialità di questo contesto ci ha ispirato molto. La casa si sviluppa su 2 piani. Arrivando dal livello della strada si sale di un piano per arrivare nella zona pubblica con l'ingresso, con la guardaroba e con la zona di arrivo dell'appartamento. Sul lato sinistro c'è la zona giorno e sull'altro lato la zona notte. La zona giorno è divisa in cucina e soggiorno. La cucina è su un livello un po' rialzato, c'è un dislivello di circa 50 cm per suddividere questo spazio abbastanza grande e creare lì una separazione delle funzioni. Il punto principale della cucina o centrale della cucina è un blocco di una pietra naturale, un dolomite di Termeno. Poi c'è l'apertura abbastanza grande per ampliare la cucina d'estate anche verso il giardino e verso il prato intorno. Un altro punto fondamentale della cucina è una finestra dove si possono anche sedersi con una vista stupenda su un prato. Passando la cucina si arriva nel soggiorno, dove c'è il divano e poi c'è il punto dove possiamo trovarci anche con gli amici e con la famiglia. Sul lato destro dell'edificio si trova la zona notte con 2 stanze da letto, con i bagni e con una piccola sauna. Scendendo dalla zona centrale si arriva al piano semi-interrato dove è posizionata una cantina dei vini, i vani secondari come la dispensa e una camera per gli ospiti con un piccolo bagno. Inoltre in quel piano si trova anche un piccolo ambiente per gli sci, per le biciclette e il garage interrato. L'aspetto esterno dell'edificio è come un tappeto con delle falde che si sviluppano intorno agli ambienti interni. Inoltre abbiamo le vetrate o delle aperture grandi verso sud e verso nord e dall'altro lato le pareti chiuse verso le case vicine. Il rivestimento è stato fatto con delle scandole di larice naturali che nel tempo cambieranno colore perché all'inizio sono abbastanza arancione, però vanno sempre più verso il grigio, che diventerà un grigio che sta molto bene con gli alberi vicini, però anche col grigio dell'Attemar e delle Dolomiti. Così abbiamo all'esterno questo aspetto abbastanza ruvido e come cosa opposta o come lato opposto abbiamo all'interno un carattere abbastanza elegante, liscio, utilizzando come rivestimento delle pareti e anche dei soffitti un rovere scuro. All'interno della casa abbiamo utilizzato solo 3 materiali. I 3 materiali sono il rovere scuro, la pietra naturale e lo stucco sulle pareti. La pietra naturale abbiamo utilizzato sia per il blocco della cucina che anche per i lavabili dei bagni, ma anche come rivestimento del pavimento dell'accesso e della scala. In questa casa abbiamo progettato non solo l'architettura, però anche tutto all'interno, a parte di qualche sedia, delle poltrone, che sono mobili di serie, gran parte di quelli sono di ditte danesi o del nord che si abbinano molto bene col nostro tipo di architettura, che sono anche questi abbastanza ridotti, però dall'altro lato con un certo calore, con un ambiente caldo in cui ti trovi bene. Tutto il resto, allora armadi, il blocco della cucina e tutti i mobili della cantina dei vini, della sauna e anche dei bagni abbiamo progettato, disegnato noi e dopo li ha costruiti il falegname della zona.
Per noi era molto importante avere una casa molto confortevole. Abbiamo cercato un rifugio, però non solo feriale, dove ci troviamo bene sia con la famiglia che anche con gli amici.